Ciao e benvenuti! Prima di immergerci nelle ombre del tradimento, ecco come potete far brillare una luce sul nostro canale, iscrivendovi ad Amazon Audible con il link qui sotto in descrizione. Non vi costa nulla, avete 30 giorni di prova gratuita e un vastissimo catalogo dei migliori audiolibri e con questo gesto sostenete direttamente le nostre narrazioni. Ora iniziamo con la storia. Vivo in una piccola città nel sud-est degli Stati Uniti. La prima storia è avvenuta verso la fine degli anni 90. Non menzionare il mio nome, i nomi sono stati cambiati per proteggere gli innocenti. Al momento della scrittura, 3 delle persone in queste storie sono decedute. Lasciatemi dire che i camionisti la hanno già abbastanza dura con lunghe ore e giorni lontani dalla famiglia. Quindi, quando vengono traditi, è brutto, a mio parere. Senza ulteriori indugi, ecco la storia numero 1. Questo è successo a mio cugino preferito, chiamiamo la signora Denise e suo marito Dwayne. Ho detto a mio cugino che pensavo fosse sbagliato che lui stesse con questa signora perché andavamo a scuola con suo figlio. Mio cugino sta dormendo con questa signora. Suo marito è un camionista. Eravamo molto giovani in questo periodo. Io avevo forse 18 o 19 anni, quindi mio cugino aveva circa 21. Io e mio cugino lavoravamo insieme in quel periodo. Avevamo alcuni collegamenti dalla California con cui ci eravamo imbattuti per qualche stupida ragione e spacciavamo un po' di marijuana al lato. Lo facevo perché era economico per me ottenere peso e fare un buon profitto. L'ho lasciato perché nel 1996 avevamo ottimi lavori per la nostra età, guadagnando circa $12 l'ora, quindi per me non aveva senso. Questo gioca un ruolo più tardi. Quindi mio cugino sta dormendo con questa signora, suo marito Dwayne è un camionista e hanno alcuni giocattoli piuttosto carini. Lui guidava una Lexus e lei aveva un bel SUV. Non sapevo quanti soldi guadagnassero, ma lei aveva la sua piccola attività, niente di che, solo un salone di parrucchiera, ma aveva clienti costanti. Dwayne inizia a sospettare che sua moglie Denise lo tradisca, quindi dice di dover guidare fino ad Atlanta. Questo era nei giorni prima che le persone avessero davvero telefoni cellulari. Era circa il 1996 o 1997. Quindi Dwayne parte ed è via per circa 8 ore. Nel frattempo, mio cugino è a casa sua a dormire con sua moglie. Si addormentano perché, ovviamente, Dwayne è ad Atlanta. Forse, verso le 2 del mattino, Dwayne entra e sorprende Denise e mio cugino. Scoppia una lotta, mio cugino viene colpito con una lampada o qualcosa del genere, ma lui è un combattente, quindi batte Dwayne e scappa. Non conosco i dettagli, ma in quel momento Dwayne e Denise decidono di rimanere insieme e, per qualche motivo, usano il collegamento di mio cugino, che abbiamo ottenuto tramite suo zio. Nel frattempo, scopro che Denise e Dwayne ottengono la maggior parte dei loro soldi dal gioco d'azzardo, illegale nel mio stato. Ma questa è la fonte della maggior parte dei loro soldi per tutti i giocattoli che hanno. Bene, un pacco viene inviato per posta dalla nostra connessione californiana all'attività di Denise nella nostra piccola città. Questo pacco è tracciato dalle forze dell'ordine, arriva all'attività di Denise e lei firma per il ritiro e le forze dell'ordine intervengono. In breve, perdono l'attività e alcuni dei loro giocattoli a causa dei redditi non dichiarati che avevano in entrata a causa delle loro attività illecite. Non penso che si siano mai completamente ripresi dal punto di vista finanziario, perché poco dopo Denise lavorava allo stesso lavoro che avevo io, che è dove si svolge la storia numero 2. Un'altra storia domestica è che lavoravo in una fabbrica di produzione durante questo periodo. Ero nei miei tardi anni 18 e nei primi anni 20 in questo momento, guadagnavo bene per la mia età in questa città. Questa fabbrica di produzione è nota per l'alto numero di, come dire, relazioni intime in cui le persone si impegnano. Sto parlando di persone che si allontanano nel bosco durante la pausa pranzo solo per farlo. Ad ogni modo, c'era questo ragazzo di New York. Lui e suo fratello si trasferirono nel sud e entrambi trovarono lavoro nella fabbrica. Ragazzi super in gamba, vedo ancora occasionalmente suo fratello ogni tanto. Bene, lavoravamo in sezioni diverse a seconda delle parti che la tua sezione produceva, tuttavia l'ora di pranzo poteva metterti in contatto con persone di altri dipartimenti. Bene, chiamiamolo Leo e il suo nome è Adena.
Il nostro dipartimento era bravo in quello che facevamo, eravamo sempre avanti con i programmi, quindi a volte ci mandavano a casa presto o in altri dipartimenti. Io e Leo andiamo a lavorare in un altro dipartimento ed è qui che Leo e Adena si incontrano. Ero un ragazzino ingenuo all'epoca e non avevo avuto la mia prima vera relazione, quindi ero nel mindset che le persone sposate non si tradiscono a vicenda all'epoca. Questo era alla fine degli anni 90, inizio 2000. Così parlavano molto dopo quello e non mi registrava. Fast forward al lavoro sulla linea qualche settimana dopo e il fratello di Leo, Steve, riceve una chiamata. Deve venire davanti. Suo fratello ha bisogno di lui immediatamente. Suo fratello camminava dall'area di riposo al nostro lavoro, dove lui e Adena lavoravano anche completamente nudo verso la guardia di sicurezza che mise un cappotto attorno a questo tizio nudo e sanguinante. Nei giorni successivi sentiamo parlare di Adena e Leo. La prima cosa che le persone dicono è: hai sentito parlare di Jan Wilson? Dove vivo, tutti conoscono Gene, quindi la prima cosa che esce dalla loro bocca è: intendi il grande Gene? Il tizio era grande, non grasso, ed era un camionista grande e in forma. Quindi esce la storia che Jean dice di avere un carico da portare ad Atlanta. Adena pensa che questo le dia a lei e a Leo alcuni giorni. Questo era nei giorni prima degli smartphone e molte persone non avevano telefoni cellulari, ma Gene ne aveva uno. Chiama qualche volta per controllare sua moglie mentre è diretto ad Atlanta. Jan aspetta fino a metà della notte, poi torna a casa con la sua pistola. Li sorprende entrambi completamente nudi nel letto. Da quello che ho capito, ha picchiato piuttosto bene Leo. Li fa eseguire atti sessuali l'uno sull'altro. Ho sentito o letto che ha usato la sua pistola per eseguire alcuni atti, mentre i dettagli non sono chiari. È successo prima che il giornale locale diventasse digitale nei primi anni 2000. Devo trovare l'articolo, poi li prende entrambi ancora nudi e li mette fuori all'area di sosta vicino al nostro lavoro. Eravamo tutti al lavoro mentre questo accadeva, lavoravamo il turno di giorno, quindi li ha messi fuori completamente nudi nel bel mezzo della mattina. Era sul giornale e tutto, non riesco a trovare l'articolo ora, ma manderò un'email se lo faccio. Ma non voglio che questo torni indietro a me. La morale di queste storie è che se un camionista dice che sta andando ad Atlanta e tu stai andando a letto con sua moglie, non passare la notte. Ma seriamente, non andare a letto con la moglie di qualcun altro. Grazie Tony, ho solo pensato di condividere che mio cugino preferito dalla prima storia è passato via nel 2020. È solo qualcosa di cui abbiamo parlato che mi fa ridere quando penso a lui. Ho scoperto mentre iniziavo a scrivere questo che il grande Jan è passato via nel 2019, la sua ex moglie Adena è passata via a metà degli anni 2000 e mio figlio maggiore era in classe con la loro figlia. Adena fa un'apparizione nella mia stessa storia, quindi dovrò ricordarmi di lei quando la racconto. I tuoi video hanno suscitato così tante emozioni in me, come dannazione, come ho potuto essere così stupido, o dannazione, c'è più nella storia di quanto lei mi abbia fatto sapere perché non avevo idea della verità a cascata. Devo mettere insieme la mia storia, include essere etichettato come un papà bambino, e imparare che non puoi aiutare qualcuno che viene tradito se mettono la testa nella sabbia. Grazie per aver ascoltato, alla prossima! Grazie per aver...